24 ore sono trascorse. Questa è la box dopo il trattamento con l'olio, nel mio caso quello paglierino. Il suo interno risulta ancora umido. Il trattamento di levigatura fatto al suo interno era abbastanza difficile, ho asportato meno materiale, non ho aperto tutti i pori, mentre nella parte esterna, che era più facile per me, si è quasi completamente asciugato, si vede l'olio. Guardiamo il portellino, vi sono proprio dei punti in cui è ancora bagnato, visto dalla parte interna. A questo punto utilizziamo un vecchio maglione, andiamo a passare sulle nostre sezioni in legno per togliere l'eccesso dell'olio. In 24 ore, grazie a questo caldo, si è assorbito. Il mio processo è stato leggermente più lungo perché ho dovuto trattare la box in modo più aggressivo, come avete visto. Nell'arco della giornata di ieri ho fatto ben 3 volte. In certi punti richiedeva maggiore olio e in certi punti di meno. Ho cercato di trattarlo abbondantemente finché venisse assimilato regolarmente. Andiamo a vedere il risultato finale. Ha una lucentezza, l'olio è entrato nella sua parte interna, è rimasto opaco. A questo punto dobbiamo proteggere la nostra box o perlomeno renderla parzialmente impermeabilizzata. Il secondo step è costituito dalla gomma lacca. Queste sono le scaglie della gomma lacca. Le trovate nelle ferramente specializzate o in qualche negozio di riparazione di mobili, falegnami. Queste scaglie vanno diluite nell'alcol alimentare. Parliamo di alcol con una percentuale almeno del 95% per poterlo fare. Circa 150-200 grammi di scaglie di gomma lacca in 1 litro di alcol alimentare. Il prodotto in realtà non vi risulterà subito disponibile. Per avere questa colorazione, questa diluizione della mia gomma lacca ho impiegato circa un mesetto e adesso mi preparo al secondo e ultimo trattamento prima di andare poi a ricomporre tutta la mia box. Inizio dalla sezione interna, andrò a utilizzare un pennellino. Io di solito ne faccio 2-3, dipende dall'assorbimento che ha il liquido. Naturalmente tenete in considerazione che sotto è stato passato dell'olio, avrà una certa resistenza nell'asciugatura, è quasi asciutto. Con molta pazienza. La mod è finita, almeno per quanto mi riguarda. E iniziamo a guardare il dettaglio. Indubbiamente si è esaltato. Il legno, questo Paddock rosso, è veramente qualcosa di affascinante dal mio punto di vista. Ritornato alle origini, al suo splendore, questa particolare opacità lo rende forse ancora più vivo. Questo è il suo lato interno e questa è la mod nel suo splendore.
Sono rimasto senza parole. Il trattamento è stato parecchio lungo, le tempistiche varie di asciugatura tra i vari oli, la gomma lacca e la crema protettiva finale che gli ho dato hanno richiesto molto tempo per l'asciugatura, ma indubbiamente in questo caso il tempo ha pagato il suo lavoro. È veramente bella, tutte le venature esaltate in ogni sua piccola forma. Utilizzando un biadesivo che non abbia un spessore troppo grosso, sono andato a inserire un pezzo di isolante nell'elemento in argento che funge da negativo. Questa sezione andrà imbattuta sulla parte interna fissata dal dado della tazza per creare una piccola resistenza, un leggero effetto molla. Ho messo lo stesso nastro solo per un mio concetto. A me non piace che il metallo del mio tasto vada direttamente in contatto con la lamella in argento. La tazza è stata opportunamente inserita, come vedete così, e come compare anche si vede l'isolatore gommoso che funge da molla nella parte superiore. Questa è la lama che porterà il positivo della mia batteria, dove ho applicato ulteriori 2 isolatori. Uno nella parte inferiore del becco, dove farà il contatto del positivo, e questa piccola sezione. Quel isolatore andrà a coprirmi la sezione in metallo della mia boccetta, completamente assemblata. È stato bellissimo per me condividere questa passione personale con tutti voi. Un'esperienza indubbiamente affascinante, se c'è quel mistero, quell'alone per scoprire come si fa il mantenimento, dal mio punto di vista, di una mod in legno. È fenomenale. Ottimizzando i piccoli dettagli, esaltando il legno, ora tra le mani ho qualcosa di veramente favoloso. Ho avuto modo di sentirmi con il costruttore di questa mod, dove gli ho offerto la possibilità di fare un video o un commento inerente a come me la sono ritrovata io in realtà tra le mani, ai vari processi di lavorazione che gli ho fatto, ma ha preferito non commentare nulla. Io vi ringrazio della vostra compagnia, della vostra passione, della mia passione, e ci vediamo più avanti. Che ne dite? Peace and vibe.